Ciao a tutti, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Sono Gianluca Aime, studio a Torino al corso di laurea Scienze Storiche e benvenuti in questa chiacchierata nella quale parleremo del 1848 e dell'idea di democrazia. Quindi arriviamo subito al 25 febbraio 1848 che è la copertina della nostra chiacchierata. Per parlare del 48 in Francia non si può non iniziare da questo quadro che ho scelto come copertina per questa chiacchierata. In centro vediamo il ministro e il leader del 48, del febbraio del 48, che è Lamartine, il liberale conservatore, e alle sue spalle vediamo l'Hôtel de Ville. Alla destra vediamo principalmente uomini in uniforme, quindi soldati, ma vediamo anche personaggi ben vestiti che possiamo raffigurare come borghesi. E vediamo tutti quanti con il tricolore e la mano alzata, sono intenti come lo stesso Lamartine nel giuramento al tricolore e quindi riconoscere nella rivoluzione del 48 un proseguimento di quella che era iniziata nel 1789. Quindi le rivoluzioni sono collegate. Ricordiamoci che in Francia, prima di questo episodio, già nel 30 è venuta la famosa rivoluzione di luglio, con la quale è venuta a formarsi una monarchia costituzionale, la famosa rivoluzione di luglio di Luigi. Ebbene, a sinistra invece vediamo una massa più informe e vediamo anche più movimentata e vediamo che emerge una bandiera rossa. Ebbene, la Martene sta giurando la sua fedeltà alla bandiera, alla rivoluzione e sta respingendo la volontà di far adottare la bandiera rossa come simbolo di questa rivoluzione. Ebbene, questo è indicatore di che cosa è stato il 48. Il 48 fu in Francia e non solo, in tutta quanta Europa, un gigantesco botto. In Francia fu una contrapposizione, una lotta politica che diventò una autentica guerra civile tra diverse concezioni, diverse idee politiche. Lamartine, il liberal conservatore, si rifà a quei ideali repubblicani e liberali che sono nati nel 1776 in America con la guerra di dipendenza, ma ancora di più in Francia nel 792 con la Repubblica Girondina. Erano anche presenti ormai dei seguaci del governo monarchico costituzionale, del modello inglese. Ebbene, questi signori, questi liberali conservatori, sono a favore di un suffragio ristretto e secondo loro semplicemente devono poter votare, accedere alla politica le persone che pagano le tasse e coloro che hanno una cultura, perché ricordiamoci in questo periodo storico non è presente un welfare state, è solo piccole persone, o meglio, una piccola parte della popolazione paga le tasse, quindi secondo loro è giusto che governino chi realmente paga, non possiamo mandare chiunque, la massa non può andare perché è inesperta e ignorante, soprattutto non mette lei i soldi. E invece, tornando alla sinistra sempre di questo quadro, abbiamo la grande fazione dell'ala democratica, l'ala democratica radicale. Questi signori si fanno ovviamente all'esperienza della democrazia sociale di Robespierre del 1793, quindi la grande parola d'ordine è la fraternità. Si rifanno anche alla democrazia diretta dei Sanculotti che è venuta a formarsi tra il 73 e tra il 93 e il 94 del secolo precedente. In questo grande contesto di democrazia possiamo trovare anche la Congiura degli Uguali del 1796, la quale dichiaratamente si opponeva alla proprietà privata, ritenuta il male del mondo. La congiura degli uguali aveva come mito la figura
di Sparta, quindi ricreare una società di uguali, una società chiusa. Ma il 48 emerge anche un'altra idea, ala della democrazia ed è il socialismo utopistico di Leblanc, il quale, questo signor Blanc, voleva attuare una riforma sociale. Egli andava contro la concorrenza liberale, non contro la proprietà, come i congiurati degli uguali del 1796. Blanc entrò nel governo provvisorio, nel governo rivoluzionario del febbraio del 48 e grazie a lui vengono a formarsi le famose fabbriche di Stato, le quali dovevano, tramite i fondi dello Stato, creare lavoro e quindi lottare alla grande disoccupazione che c'era in Francia in quel periodo. Una bella idea senz'altro, peccato che se non c'è lavoro tutto questo è inefficace e si va solo ad esasperare ormai le masse che sono disoccupate. Infatti la situazione va a peggiorarsi ulteriormente con le elezioni del 23 aprile 1748, le elezioni per la Costituente, nelle quali il partito radicale, o meglio le fazioni radicali democratiche vengono sconfitte alle elezioni e prevalgono i liberali conservatori. Questo porterà, a seguito del continuo malcontento delle masse, alla crisi del giugno del 48 e quindi un'autentica rottura e una guerra civile tra i liberali conservatori e i democratici. Parigi si spaccherà in due e i liberali conservatori, chiamando il generale Cavaignac, un generale che ha avuto esperienze coloniali, quindi ha un sacco di sangue sulle mani, non si fa problemi a portare l'artiglieria a Parigi, puntarla sopra le barricate e così il 48 in Francia finisce con i liberali conservatori che trionfano, massacrando l'ala democratica radicale. Abbiamo visto come l'esperienza democratica nel 48 è stata stroncata nel sangue, ma da questa esperienza nasceranno due grandi idee di democrazia. La prima di Mazzini, grande pensatore nostrano, è quella che collega la democrazia al concetto di nazione, nella quale tutto il popolo è sovrano e non solo gli strati inferiori, attenzione, ma tutto quanto, tutta quanta la cittadinanza. Mazzini riesce a concepire una democrazia plurale nella quale sia presente anche la libertà, l'uguaglianza, i diritti civili, ma soprattutto i diritti politici e i riconoscimenti dei diritti sociali agli strati inferiore. Per creare questa democrazia pluralistica ovviamente bisogna incentivare sulla strada delle riforme e per fare questo bisogna educare la massa, le masse devono essere istruite, qui che emerge il pensiero progressista. Gli strati inferiori devono salire i gradini della cultura e anche del benessere economico per poter accedere alla politica, che non deve essere un privilegio delle classi benestanti. Quindi, oltre all'educazione delle masse, ovviamente c'è bisogno di una riforma economica e sociale. Questo nell'ottica della democrazia sociale di Mazzini, o se vogliamo anche nel pensiero progressista. Completamente diverso emerge un'altra idea di democrazia, molto più cattiva, combinazione nel febbraio del 48, ovvero il mese nel quale è nata la rivoluzione in Francia, è uscito alla luce il manifesto del Partito Comunista di Engels e Marx e in questo manifesto emerge la chiara concezione che hanno questi pensatori della democrazia. Ricordiamolo, nel 48 il marxismo è uno dei tanti socialismi, o meglio, è una delle tante pensieri democratici radicali. Lo stesso Marx molto duramente bollerà come socialismo utopistico
il pensiero sociale di Blanc, perché ha visto come è finito il 48 in un bagno di sangue. Ebbene, nella mente di Marx la democrazia è una democrazia diretta, quindi completamente diversa e opposta alla democrazia rappresentativa, la democrazia detta anche borghese, che è frutto delle rivoluzioni atlantiche del 76, 1776 in America e del 1789 in Francia. La sua è una democrazia diretta e si basa unicamente, cioè la base è il proletario, ci sono gli strati inferiori. La democrazia come il suffragio universale sono strumenti politici per permettere al proletario di instaurare la sua dittatura, quindi di salire al potere e quindi di tagliare in certi casi le teste ai borghesi che ovviamente non ce la sta, non riescono, devono porre una resistenza, non vogliono cedere il loro potere, quindi è un'autentica lotta di classe universale, non c'è il concetto di nazione. Tutti i proletari si devono unire nella lotta a tutti i borghesi. Bene, una volta instaurata la dittatura del proletario governata tramite una democrazia diretta, bisogna, come ho detto precedentemente, tagliare la testa a tutti i borghesi, ma bisogna anche attuare quelle riforme nelle quali accentreranno la ricchezza e i sistemi di produzione nelle mani dello Stato e quindi creare una grande società collettiva. Facendo questo si riuscirà infine a creare la famosa società socialista, ovvero una società pacifica nella quale non è più presente alcun conflitto di classe, si porrà fine alla lotta di classe, che la lotta di classe ha sempre segnato la storia per questi pensatori e quindi la società sarà un paradiso in terra, priva di conflitti, nella quale tutti quanti saranno uguali e potranno soprattutto godere dei benefici dell'industria e quindi del progresso, del benessere economico. Non ci saranno più ricchi e poveri. Ma che cosa è stato il 48? E per questo motivo dobbiamo vedere la cartina. Sicuramente il 48 è stata la vittoria della reazione, ma è stata anche l'ultima vittoria della reazione. Infatti possiamo vedere la fine del disegno della restaurazione, ovvero questo disegno di mantenere lo status quo del continente europeo, questo disegno di porre un limite a un ritorno della rivoluzione. E da qui i destini delle nazioni in Europa si diversificano e arriveranno fino al 1914, ma arriviamo con ordine, vediamo come una vittoria del 48 della reazione dell'Ancien Regime nel Regno di Napoli sarà comunque una carta perdente. Infatti il Regno di Napoli non riuscirà a portare l'unità al paese, ma diversamente una vittoria dell'Ancien Regime che va contro la restaurazione è il caso della Germania, che si unifica sotto Bismarck alla fine dell'Ottocento e va contro eh, quei progetti che erano nati dal congresso di Vienna, i quali volevano creare una serie di stati cuscinetto in Germania e in Italia da anteporre tra l'impero austriaco e la Francia. Invece chi va sempre contro questi progetti ma abbraccia la via delle riforme sono i Savoia, che attraverso la loro monarchia costituzionale si avvicinano sia a paesi come la Francia, ma soprattutto come la grande potenza egemone di questo periodo che è la Gran Bretagna, e sotto la loro bandiera riusciranno a unire tutti i patrioti italiani, sia i monarchi, sia i liberali e anche, se vogliamo, i democratici più radicali che cedono al realismo politico e per unire l'Italia stanno sotto la bandiera di Savoia, uno tra tutti è Garibaldi.
Invece, infine, in Francia, Luigi Napoleone, che è stato visto da Marx come il volto della reazione, possiamo dire semplicemente che questo non è vero, questo è dovuto alla miopia di Marx, al suo pensiero prettamente dogmatico nei suoi scritti 18 Brumaio e sulle considerazioni della rivoluzione in Francia. Luigi Bonaparte viene dipinto come un semplice volto della reazione borghese, ma nella realtà dei fatti Luigi Bonaparte, o se vogliamo Napoleone III, il quale formerà il secondo impero, è prettamente la figura politica del cesarismo bonapartismo, ovvero questa figura che è emersa sia in Cesare che in Napoleone I, lo zio, questa figura che è abile a seconda dei casi a stringere le mani sia alle parti popolari sia alle parti delle elite, ma se vediamo sia in Cesare che faceva parte della fazione dei popolari, sia anche in Napoleone I, che comunque era figlio della rivoluzione, figlio del suo tempo, figlio dell'illuminismo, in Luigi Napoleone, Napoleone III vediamo prettamente la parte più spregiudicata, che non ha problemi a seconda delle situazioni a appoggiare o i liberali conservatori o appoggiare tramite i plebisciti e tramite la formazione del secondo impero le parti popolari. E quindi una figura che sta di mezzo, quindi appunto il classico aspetto del leader cesaristico bonapartistico. Per concludere, non possiamo vedere come il 48 segni comunque la strada a quello che poi avverrà nel 1914, ovvero i vari stati in Europa che fanno politiche diverse e abbracciano destini diversi. Ricordiamo, nel 14 abbiamo la Russia, che è simbolo dell'assolutismo, ancora il potere è legato ai grandi proprietari terrieri, ma abbiamo la Francia repubblicana, laica, e sempre nello stesso schieramento abbiamo la Gran Bretagna col suo immenso impero e la sua forma di monarchia parlamentare. E contrapposto abbiamo i grandi imperi centrali autoritari che comunque sono aperti comunque a questo nuovo slancio che le masse hanno avuto, quindi il socialismo e la socialdemocrazia tedesca. Ma non ci dilunghiamo troppo in questi discorsi, rimaniamo al nostro 48 e vediamo come il 48 è l'apripista per l'affermazione dei popoli. Dobbiamo anche vedere come la stessa idea di restaurazione era alquanto effimera e già all'inizio ha avuto seri problemi come i moti del 20 e del 21, i moti del 30 e alla fine il 48. Bisogna comunque riconoscere che questo nella testa del congresso di Vienna, quindi questo schema per mantenere lo status quo, per impedire che la rivoluzione francese torni, dobbiamo comunque vedere la realtà dei fatti, nella quale dopo Waterloo, la vera grande potenza del continente, ma a questo punto possiamo anche dirlo, dell'intero mondo, del pianeta, è la Gran Bretagna. È lei che detta i giochi, quindi gli schemi si giocano su un altro livello, cioè sia sì la partita in Europa per impedire l'affermarsi di altre rivoluzioni, ma a livello globale è sicuramente la Gran Bretagna che fa da padrona. Infine il 48 è importante perché apre in Europa anche il dibattito sulla democrazia. Il francese Tocqueville, con la sua Democrazia in America, uscita nel 1835-1840, aveva aperto il problema agli europei, ovvero era possibile un'altra democrazia, non quella che si conosceva in Europa. Ricordiamo, la democrazia in Europa, prima e anche durante il 48, era vista come un movimento radicale che volevano sovvertire l'ordine, sovvertire la proprietà, fare un vero botto. Invece quella che vede Tocqueville in America è una democrazia fattibile, che si è affermata in questa società
possiamo dire straordinaria, perché priva comunque di classi, priva di forti aristocrazie, quindi che ha permesso la formazione dell'individuo, ha permesso anche tramite successivamente la ricchezza e il merito. Tocqueville è un noto liberale, non può che vedere con ammirazione. Quello che comunque a noi ciò interessa è che Tocqueville vede in America una democrazia pluralistica e comunque fattibile, diversa dal modo radicale e violento della democrazia che era stata fino a quel momento, quindi sia da Robespierre sia poi anche al 48. E infine abbiamo visto come il tragico epilogo della democrazia radicale nel 48 segni le tappe successive del pensiero, si segni il formarsi di due nuove idee di democrazia, una democrazia sociale o progressista di stampo di Mazzini, che se vediamo si rifà alla democrazia sociale che era anche di Robespierre. Quindi una presa d'atto che la proprietà è un bene va garantito e diversamente abbiamo dall'altro lato abbiamo la risposta dura, la risposta amara da chi si è sentito tradito nel 48, che è la risposta di Marx, il quale nel 48 vedeva e sperava un'alleanza tra i proletari e i contadini, ma come è stato visto la media e piccola proprietà nel giugno del 48 si è schierata con i liberali, con i conservatori, e questo perché non volevano cedere al diritto della proprietà privata. Ebbene, questo è stato il 48 e questo è il contributo che ha dato all'evoluzione di idea di democrazia. La nostra chiacchierata si conclude qui. E come ogni mia chiacchierata, questa è stata la mia fonte, La democrazia, storia di un'idea tra e realtà di Salvadori, edito da Donzelli. Per il resto spero di avervi annoiato, ma non troppo, e ci vediamo alla prossima.